Ciao a tutti e benvenuti nel canale di lezioni di chitarra. Se vi piacerà il video, vi invito gentilmente ad iscrivervi al canale perché mi darà la possibilità di farlo crescere e quindi di continuare questo percorso di lezioni. Questa prima lezione si parlerà del blues, che è una musica che chiedono molti miei allievi di voler imparare, però di solito la prima domanda che faccio a tutti è: ma lo conoscete il blues? Cioè, conoscete questa musica, l'avete ascoltata? Quanti chitarristi blues conoscete? Quanti cantanti? Quanti altri strumentisti che suonano blues conoscete? E di solito la cultura non è molto vasta. Ora, il primo problema della musica, secondo me, è sempre quello di doverla conoscere. Cioè, io non posso suonare bene qualcosa che non conosco, cioè che non ho mai ascoltato bene, con attenzione, di cui ho una cultura marginale. Quindi il primo consiglio che vi do è ascoltatelo, perché ascoltare Eric Clapton rispetto a Stevie Ray Vaughan, rispetto anche a Hendrix, oppure rispetto a Robben Ford o a Joe Bonamassa, sono tutti musicisti diversi, tutti chitarristi diversi che suonano in una maniera completamente diversa, con strumenti diversi, suoni diversi. L'unica cosa che effettivamente hanno in comune tutti questi musicisti è che suonano blues. Ora, com'è possibile che la musica sia sempre la stessa, la struttura della musica sia la stessa, gli accordi spesso siano gli stessi, le canzoni spesso siano le stesse, ma vengono suonate in una maniera completamente diversa? E quindi il problema è arrivare, secondo me, al nocciolo, cioè cercare di capire che cos'è che definisce una determinata musica. E questo lo posso fare solo attraverso l'ascolto, cioè cercare di comprendere un linguaggio, come se studiassi una lingua fondamentalmente. Per studiarlo, però, bisogna partire chiaramente da qualcosa e innanzitutto da comprendere che il blues è una struttura in 12 battute. E io immagino di dividere queste 12 battute in tre gruppi di 4, quindi 4, 8, 12, immaginate tre linee. Nella prima linea, nelle prime due battute io avrò una frase cantata, perché parliamo chiaramente di una musica molto spesso cantata. Nelle seconde due battute avrò una risposta. La linea, seconda linea successiva, avrò nelle prime due battute sempre la stessa frase molto spesso, oppure una frase leggermente diversa, parlo di parole, di testo proprio. Le seconde due battute invece avrò sempre una risposta strumentale. La terza riga, nelle prime due battute avrò sempre una frase, stavolta quasi sempre diversa rispetto alle prime due, e un'altra risposta musicale. Quindi, botta-risposta, questo è il concetto principale del blues, cioè una frase e una risposta di uno strumento, o anche di una seconda voce, volendo. Però, suonando la chitarra, noi parliamo chiaramente di uno strumento. Qual è la struttura degli accordi? Sono tutti accordi di settima e ragionando su un giro di blues abbastanza classico, immagino di avere quattro battute di fila sempre in La, e chiaramente ragioniamo in un blues in La in questo caso, quindi quattro battute di La, una linea di battute di La, seconda linea, due battute in Re, per poi tornare due battute in La, terza riga avrò una battuta in Mi, una in Re e tornerò in La. Ora, questa non è la struttura, l'unica struttura che c'è nel blues. Tendenzialmente sono quasi sempre in 12 battute, ma non è detto che gli accordi non possano variare leggermente. Potrete trovare delle leggere varianti, ma non è quella la cosa in realtà più importante. La cosa più importante, come dicevo prima, è comprendere il linguaggio. Come le accompagnerò? Perché la prima cosa, per ogni tipo di musica e per ogni tipo di assolo che vogliate fare nella vostra vita, la cosa importante è che dovete conoscere gli accordi su cui si svolgerà l'assolo. Non imparerete mai a fare un buon assolo se non sapete anche fare l'accompagnamento di quel brano. Questo purtroppo è una cosa che non viene detta tantissimo. Però la realtà è questa: senza saper fare un accompagnamento non sapete fare un assolo. Qualsiasi grande musicista vi dirà questa cosa. Magari molto spesso nelle lezioni online non viene detta per, insomma, questioni di velocità, però in realtà è molto importante, forse è la cosa più importante. Come lo accompagno il blues? Allora, il blues ha tante declinazioni perché è stato suonato nell'arco di decenni, probabilmente anche più di un secolo, anche se non abbiamo registrazioni di chiaramente cose avvenute nel secolo scorso, ormai no, in quello ancora prima. Quindi
dobbiamo comprendere che è stato suonato anche in luoghi diversi, quindi c'è un blues del sud, un blues del nord, il blues di Chicago è diverso dal blues del Texas, quindi cerchiamo di partire da un'idea di base, innanzitutto imparare gli accordi e imparare la cosa più importante, con che ritmo suono questi accordi. La musica afroamericana ha un'accentazione molto particolare, cioè va ad accentare all'interno di una battuta il 2 ed il 4. Io andrò a suonare, ad accentare e quindi a suonare più forte sul 2 e sul 4. Su un accordo di La settima fatto col barré significa questo: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ora già sento la sonorità del blues, ma devo comprendere un'altra cosa, cioè devo comprendere lo swing. Che cos'è lo swing? Io musicalmente ho i quarti fondamentalmente sono rappresentati molto spesso con la pennata in giù e in questo caso in pennata in giù, sono le mie unità fondamentali che io posso dividere e in questo caso devo dividere in due parti. Ma non devo dividere in due parti come verrebbe spontaneo pensare identiche, cioè questo. Devo utilizzare l'ottavo swingato, cioè ed è una cosa molto anche istintiva ed è per questo che subentra molto l'ascolto nel doverlo imparare, nel blues come nel jazz. Significa che la pennata in giù e il suono, quindi, della pennata in giù durerà di più rispetto a quello della pennata in su, che sembrerà quasi solo un leggero accento alle volte. E questo è lo swing abbinato a magari ad un tempo di batteria che viene comunemente chiamato shuffle. Quindi l'effetto sarà questo. Sentite come la pennata in su sembra che ricada immediatamente su quella in giù che inevitabilmente ha una durata maggiore. Ora, se associo questo all'accentare il 2 e il 4, come dicevo prima, avrò già un suono assolutamente verosimile per suonare un blues. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ora, questa è la cosa importante, imparare questo ritmo, imparare questa successione di accordi più possibile a memoria, meno pensate mentre suonate e più suonate meglio. Questa è una regola fondamentale. Meno sono concentrato a pensare a cosa devo suonare, a dove mettere le dita, più il gesto è istintivo sullo strumento e più potrò concentrarmi sul come sto suonando e non sul cosa sto suonando. Ora, questo è un primo approccio, ho imparato gli accordi, ho imparato il ritmo fondamentale, adesso provo a un accompagnamento leggermente diverso, che è quello che comunemente viene definito il blues del sud, blues texano, e imparo un giro abbastanza semplice, non è l'unico, immaginate che ogni cosa che imparate può avere sempre delle varianti. In questo caso partirò sempre su un blues in La, ma a me interessa di questo La settima solo la nota più bassa, cioè diciamo la nota più bassa su cui ho il dito. E in questo caso è il medio che sta sulla nota Mi sulla quarta corda al secondo tasto, che posso anche prendere con l'indice in questo caso perché lo associerò esclusivamente al La basso. Quindi avrò un bicordo, avrò la quinta corda e la quarta che suonano insieme. Alternerò questa nota a quella che è due tasti avanti, cioè al quarto tasto ma sulla medesima corda, è sempre associata alla corda La. Quindi avrò questo. Due note
note sul Mi e 2 note sul Fa diesis, 2 note al secondo e 2 note al quarto, mantenendo lo swing, cioè ta 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 ta. Per dare una sensazione di quanto duri la battuta, cercherò di modificare a un certo punto questo ritmo inserendo 3 semplici note, che sono il Do, terzo tasto, quinta corda, il Do diesis, quindi sempre stessa corda ma quarto tasto, e ritorno sul mio Mi al secondo tasto sulla quarta corda. Dove lo metterò questo? Sul 4. Avrò 1, 2, 3 e 4. Quando dovrò spostarmi sul Re, dovrò mantenere lo stesso identico pattern, ma spostarmi di una corda sotto. 1, 2, 3 e 4. E dopo torno sull'A. 1, 2, 3 e 4. Sul Mi stavolta mi sposterò sopra, quindi andrò sulla quinta corda con l'indice e lo abbinerò al Mi basso. Ritorno sul Re, come avevo detto prima nella successione degli accordi, e chiudo sull'A. Quindi suonerò semplicemente 2 corde, anche sempre impennate in giù, in entrambi i casi. Quando è in La le 2 corde saranno la quarta e la quinta, quando è in Re saranno la terza e la quarta, quando sono in Mi saranno la quinta e la sesta. In questo modo ho imparato 2 accompagnamenti. Il primo che mi ha aiutato a comprendere il ritmo con cui viene suonato il blues, quindi lo swing, la successione degli accordi. Nel secondo caso ho imparato già un accompagnamento abbastanza realistico sul blues, non che questo non lo fosse, però ho imparato un'altra possibilità e un'altra tipologia di blues che, come ripeto, viene chiamata blues texano. Però ricordate quello che ho detto all'inizio, la cosa più importante è ascoltare questa musica per riuscire a capire come si suona veramente. E da qui, una volta che ho imparato l'accompagnamento, ho provato a suonarlo magari sopra una canzone originale, magari sopra una base, magari semplicemente sopra una batteria, avrò in testa la successione degli accordi, allora a quel punto potrò anche preoccuparmi di migliorare la parte dell'accompagnamento, ma anche dedicarmi alla parte solista. Ma fino a che non c'è questo, è molto difficile immaginare di improvvisare sul blues, perché è molto bello, molto divertente, dà molta possibilità alla fantasia in qualche modo di svilupparsi, ma se io non so su cosa sviluppare questa fantasia, praticamente è inutile provarci perché non otterrò mai dei risultati soddisfacenti. Quindi, per quanto mi rendo conto che nella didattica generale non faccia molto breccia, non sia molto divertente partire da questo, in realtà vi assicuro che se volete imparare sul serio a suonare, questo è il primo approccio fondamentale, anche se questa cosa non viene detta molto spesso. Se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi al canale perché mi date modo di farlo crescere. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione.